Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale. Oggi vado a fare una semplicissima lampada in resina usando come base questo tipo di legno con all'interno una striscia di LED. Farò la prima colata di resina trasparente e quindi faccio 150 g di A e 90 g di B. Userò la resina trasparente della Resin Pro. Calcolando la quantità di resina che dovrei fare per riempire lo spazio, sarà di quasi 1 centimetro in altezza. Questa resina, la trasparente, è una resina a basso spessore, quindi se supero 1 centimetro si surriscalda facilmente. Ricordatevi di mescolare molto bene cercando di grattare le pareti del contenitore e anche il fondo. In questo modo saremo sicuri che i due componenti si sono mischiati molto bene. Dopo aver mischiato ho inserito il bicchiere nella pompa del sottovuoto per eliminare le bolle. Guardate come è venuta trasparente. Poi l'ho versata molto piano nello stampo e vi ricordo che lo stampo è in silicone per facilitare la rimozione. Il bastoncino su cui verso è utile per non creare altre bolle mentre si versa. Ho lasciato tutto così per 8 ore e poi dopo sono partito con la seconda colata, questa volta 95 più 63, cambiando però la resina e usando la Art Pro. Questa resina permette di creare questa tipologia di effetto che sto per mostrarvi. Dopo aver aggiunto i due componenti aggiungo anche la polvere mica color verde ed è questa polvere che mi darà l'effetto desiderato. Ho versato la quantità direttamente sopra il primo strato di resina trasparente e poi con un cannello a gas ho eliminato le eventuali bolle che uscivano in superficie. Siccome all'interno del garage sono solo 16 gradi, dovrei aspettare almeno 2 ore perché la resina diventasse un po' più dura, in modo che mi permettesse di creare questi movimenti circolari, per poi rimanere in quello stato. Facendo prima di 2 ore c'era il rischio che non rimaneva così, essendo ancora liquida, e viceversa facendo oltre le 2 ore c'era il rischio che diventava troppo solida e non permettendomi di girarla. Dovete azionare quando la resina è diventata un po' gelatinosa. Guardate che spettacolo! Ora aspettiamo 10-11 ore e poi facciamo la terza colata di resina trasparente questa volta. Cercate di fare un conto giusto per arrivare fino alla fine del bordo. Dopo altre 24 ore la mia resina era pronta per essere tirata via dallo stampo. Per incollarla userò una colla bicomponente. Ragazzi, giunti a fine di questo video, ditemi nei commenti come vi è sembrato tutto il lavoro e se la mia piccolissima lampada vi è piaciuta. Non dimenticare di lasciare un like, iscriviti e noi ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao!